Giorno numero 8 in officina. Visto che non abbiamo niente da fare, è venuto a prenderci un amico. Andiamo a passare qualche ora da un'altra parte, che qua Io è meglio che non parlo. Ragazzi, che mezzo siamo venuti a vedere. Ma che roba, è incredibile. Benvenuti in questo piccolo camper tour, piccolo si fa per dire perché è enorme. Lui è Massimiliano, lei che è là, sua moglie Barbara, che non vuole farsi vedere, e loro sono i Dallas. Piacere. Adesso noi facciamo, ma neanche un camper tour, vi facciamo vedere chi sono i Dallas, ci facciamo descrivere quelli che sono un pochino i loro obiettivi e poi dopo andrete a vedere sul loro canale la costruzione del mezzo, cos'è, come l'ha fatto, perché se l'è autocostruito. Ci fai entrare in casa, eh? Però la scala elettrica potevi farla. C'è, il problema è che ha preso un po' di ruggine l'interno del motore e quindi l'ho aperto e lo devo richiudere e collegare. Io lo sapevo, ma siccome lui è un precisino, dovevo in qualche modo rompergli le balle. Chi entra per primo? Io così testo subito la scala. Sei sicuro? No, vai, fai gli onori di casa, dai. Allora vado prima io. Sì, vai. Vieni. Poi sono già stanco, È non fa per altissima me la sto scala, posto. Bene, allora, chi sono i Dallas? Chi sono? Dicelo chi sono. Io sono Max, lei è Barbara, mia moglie. Posso girare la telecamera? Sì, vai. Veloce. Siamo due ragazzotti di 58 e 54 anni, Giovanissimi. ok, giovanissimi. Abbiamo deciso da qualche anno di cambiare vita e dal 2021 abbiamo iniziato la costruzione di questo mezzo. Ci siamo un attimino informati, abbiamo cercato il camion, l'abbiamo trovato in Austria e poi una volta preso abbiamo cominciato a costruire la cellula. Due dati tecnici. Camion, che cos'è? Un Iveco Tracker 350 cavalli, Anno? 2002, un 4x4 permanente. Perché questa scelta? Il problema della distanza delle ruote, quindi l'interasse che era 4,50 come minimo. Dall'altra parte c'era anche la portata, quindi doveva avere una portata sufficiente per costruire una cellula. Noi vogliamo tentare di farci un giro per n anni, quindi noi questo per noi sarà la nostra casa, Ok. e quindi avendo tutte le comodità avevamo il problema, come hanno tutti, del peso. In questo caso abbiamo optato per un mezzo sicuramente più impegnativo, ma non ci ha dato nessun limite. Domanda che faranno tutti. Con che patente la guidi? Non la B sicuramente. Lo guidi con una C. Normalissima. Sì. Ok, che hai preso ultimamente? Sì, l'ho fatta apposta, anche se io ho sempre guidato dei camion un po' così di sfrodo, perché con l'azienda si guidava Si qualche dice. volta, però no, adesso chiaramente l'ho fatta. Abbiamo già provato il mezzo su strada, siamo andati in Germania a fare l'omologazione, però adesso si tratta di partire per fare il vero e proprio test. Quindi come vi mantenete? Noi ci manteniamo facendo un periodo in viaggio di un 9-10 mesi e il restante torniamo a casa, anche perché abbiamo delle figlie, e nel frattempo lavorerò e quindi guadagnerò dei soldi per poter poi gestirmi il resto del viaggio. Tu avevi un'azienda, giusto? Io avevo un negozio di arredo bagno che abbiamo chiuso, però i nostri clienti storici e collaboratori ci danno la possibilità, quando torniamo, di poter lavorare e quindi di mantenerci. Anche perché non siamo in pensione e quindi per forza di cose dobbiamo fare così. Perché avete deciso di, fra virgolette, mollare tutto, non aspettare la pensione e partire? Perché la vita è una, la vita è corta, il tempo scorre veloce e se dobbiamo aspettare di andare in pensione per poter divertirci o fare qualcosa rischiamo di non farlo. Esatto. E quindi dopo il Covid abbiamo deciso di fare questa cosa. Al limite, fra 10 anni, quando saremo stufi di viaggiare, faremo la pensione.
Dimensioni del mezzo, perché insomma guidarlo non deve essere semplice. 9,5 di lunghezza, 3,95 di altezza, 2,50 di larghezza, 165 quintali, gemellato dietro. Ok. E ho voluto tenermi il gemellato, anche se nella maggior parte dei casi tolgono le due gomme, quindi fanno un gommone solo, perché ho più stabilità durante la guida. Chiaro, nel fuoristrada potrei avere qualche problema, ma considerato che questa è la nostra casa, ho paura a rischiare. Più certe tanto cose. fuoristrada. Esatto, e quindi per adesso sarà un gemellato, poi un domani vediamo. Cilindrate e consumi? È un 8000, consumi esatto, me lo vendono per, o meglio, me l'hanno venduto per i 4, Ok. abbiamo fatto già qualche prova, più o meno ci siamo. È un semiautomatico, quindi io ho un sequenziale, volendo il sequenziale, oppure tutto automatico. La cosa è bellissima perché è una facilità di guida, non ti dà nessun problema. 24 marce, 12 veloci, 12 lente con le ridotte. Ti puoi divertire a cambiare. Sì, in realtà sì, ti puoi divertire. In realtà lui parte in quarta, quando metti l'automatico parte in quarta. Quindi Famoso parte in quarta. parte in quarta, bravissimo, esatto, lui parte in quarta. No, è una bestia, è un camion da cava, quindi sotto quell'aspetto non dovremmo avere problemi. Cambio da cavo vuol dire che è sovradimensionato e quindi è sicuro non si dovrebbe rompere, perché di solito tutti i camper viaggiano carichi. Tu sei al 50% se non sbaglio. Sì, forse quando sarò proprio pieno, completo, sarò un 60, Ok. però bene o male. Quindi vuol dire non stressare il camper, perché poi alla fine stiamo parlando di un camper. Volevo aggiungere una cosa, noi il camion l'abbiamo preso in Austria, ma è un ex militare svizzero, come tanti hanno preso i camion militari, anche noi, anche perché poi sono queste persone che ritirano questi mezzi e alla fine c'è una scelta migliore. Ragazzi, adesso lo volete vedere questo Zeus o no? Perché Zeus è il suo nome, ok? Quindi adesso mi sembra che è il momento giusto per andare a sbirciare in ogni angolino di questa casetta rodante. Aspetta, Andiamo? una domanda. Perché Zeus? Perché quando siamo arrivati in Austria e l'abbiamo visto la prima volta, Barbara si è spaventata delle dimensioni e quindi ha detto mamma mia che grande, che grande. Pensando a un nome abbiamo detto ma qual è il dio più grande, ed era Zeus, e abbiamo detto lo chiamiamo Zeus, e da lì è nato il tutto. Eccoci qua, stiamo entrando in cucina. Questa è la cucina di Zeus. Spiegaci un attimino. Non vedo gas. Noi siamo gas free, abbiamo tutto esclusivamente con le batterie. Mi sono costruito 3 batterie da 300 Ah l'una, sono 24 volt, quindi sono circa 21 kW, quindi un'autonomia di diversi giorni nel caso non dovessimo poter ricaricare. Pannelli solari? Pannelli solari abbiamo 2500 watt totali tra sopra e dietro, sia monocristallini che policristallini, per avere diciamo un mix delle due situazioni. Vedo che hai tutte le comodità di casa, dal forno, questo fa anche microonde, no? Questo è un forno combinato, forno normale e microonde. Ok. Dietro di te c'è il frigorifero, lo riempiremo presto. In lavatrice? Lavatrice l'abbiamo nel bagno, piastra induzione con 2 fuochi, normale. Bella. Hai l'osmosi? No, ho la lampada UV e un filtro con ioni di argento per Ok. la filtrazione, oltre ai filtri normali che si mettono, quindi in totale ne abbiamo 6, solo per la potabilizzazione. Ok. Qui c'è un sacco di spazio di stivaggio, ci sono armadi dappertutto. Anche qui, di fronte alla cucina, c'è un altro mega armadio con la sorpresa. Il piano per fare gli gnocchi. Io pensavo che era una scrivania, ma siccome non cucino, No, capito? gnocchi, va bene. Beh, oddio, si può utilizzare anche come scrivania volendo. Gnocchi, tigelle, qualsiasi Certo, cosa, certo. pasta. Adesso andiamo, zona notte e dinette, che lui ha integrato, che è una cosa strana, perché di solito questo, diciamo così, sistema, questa configurazione la vedo molto nei van, no? Dove c'è letto, tavolo sotto. Perché questa scelta? Adesso ve la faccio vedere. Abbiamo optato per una scelta di avere il letto dopo la dinetta e non creare separazioni, perché così abbiamo un ambiente unico, quindi abbiamo la possibilità di riscaldarlo e raffrescarlo in un modo molto più semplice, e poi ci dà un senso più di Open space. di open space, quindi di libertà, considerando sempre gli spazi molto limitati. Mi siedo, Abbiamo un letto inizialmente da 120, poi adesso l'abbiamo modificato con un upgrade di 20 cm, quindi è diventato 140, che però volendo può rientrare. Il tavolo è a scomparsa ed è anche comodo questa cosa, giusto per essere pratici. 2 dinette da 120
120, sotto abbiamo le taniche dell'acqua, 350 per ognuna, quindi sono 700 litri totali. Sotto i nostri piedi abbiamo la pompa di calore che ci fa caldo e freddo eventualmente, quindi abbiamo l'aria condizionata. Sopra la tua testa invece abbiamo una cosa che ho cercato e ho voluto, è la VMC, quindi la ventilazione meccanica controllata, per gestire l'umidità interna, che nei camper è sempre un grosso problema. Esatto. Quella riesce a gestire bene l'umidità senza perdite di calore. Allora, qua c'è una parte ovviamente della strumentazione generale, i vari livelli, la parte elettrica, che però, siccome lui si è autocostruito le batterie, mi ha detto che ha fatto un tutorial su come si costruiscono, quindi mi raccomando, andatelo a vedere quando usciranno poi le sue puntate, perché è sicuramente interessante, anche perché abbiamo avuto uno scambio di idee. Io volevo 600 ampere-ora e quindi insomma mi ha dato delle idee per poterle fare, e quindi rubate anche voi. Dopo ci farà vedere quello che è il vano tecnico elettrico che è all'esterno. Però adesso andiamo a vedere il bagno. Wow, questo stile foliage mi ricorda un po' il nostro, però di un altro colore. Aspetta che mi giro, vi faccio vedere quanto è grande questo bagno. A parte l'armadio qui stivaggio, vi faccio vedere la doccia. No ragazzi, è incredibile, cioè questo qua è come un bagno di casa, incredibile. Faccio vedere. Ciao. C'è la porta, tutto veramente gigante. Questo è il nostro bagnetto. Bagnetto è l'eufemismo. Abbiamo voluto dividerlo in modo da creare una sorta di piccola privacy, creandoci lo spazio per il lavandino con un mobile all'interno dello specchio. Abbiamo inserito la lavatrice da casa, una 6 litri. Eccola qua. Questo bagno ha sotto il lavandino 150 litri di acque grigie, sotto il WC ha 150 litri di acque nere e sotto i miei piedi ci sono altri 150 litri di acque chiare. Queste acque chiare servono per il WC quando le acque grigie esauriscono, perché io ho dato una prevalenza ad utilizzare le acque grigie per il WC. E per quanto riguarda poi la lavatrice invece va a pescarsi l'acqua direttamente dalle acque chiare. La doccia è una doccia di casa, come avete visto, un 80x80 tonda, e questo è il nostro bagnetto. Siamo all'esterno, allora adesso ci fa vedere l'impianto elettrico che c'è dal portellone enorme. Mamma mia. Vedo abbastanza Victron. Faccio certo. uno zoom perché è ordinatissimo. E dai, spiegacelo un attimino velocemente, ma proprio che cosa hai messo. 2 batterie, la terza ce l'ho dietro nel garage perché è stata fatta in un secondo momento. Queste sono quelle che hai costruito. Quelle tu, sono giusto? quelle che ho costruito io, ogni batteria sono 300 ampere a 24 volt. Io ho 2 MPPT che gestiscono 2 linee separate per i pannelli solari, così nell'eventualità che una linea si dovesse rompere mi rimane la seconda. Poi ho il terzo pannello che è il gavone dietro, ho 2 Oreo Smart per ricaricare le batterie mentre il camion è in movimento, 2 inverter, uno toroidale da 4 kW e l'altro da 2000 watt, e poi il terzo inverter dietro che è quello più piccolo, che mi dà la possibilità di controllare il frigorifero e delle utenze che devono sempre stare accese. Farai poi vedere quando l'hai costruito, progettato. Sì. Interessante. È stato, penso, lo scoglio più grosso per me, perché il mio lavoro non mi ha mai portato a fare queste cose, quindi per me fare tutto è stato veramente difficile, studiarlo e paura di sbagliare. Ecco, molte persone mi chiedono: ma tu come fai a sapere certe cose? Semplice, studi, se hai la passione, ti applichi, guardi tutorial, vai a richiedere alle aziende magari le schede tecniche, poco per volta ti fai una cultura e poi provi. Certo, fondamentalmente questo mezzo ci ho messo 4.200 ore, 3 anni di lavoro a tempo perso durante le vacanze non fatte. Io elimino da queste ore tutto il tempo che hai detto tu di studio, quindi cercare, vedere tutorial, leggere, imparare, cercare di capire. Quante notti, eh? Quante notti, tante notti, tante. Siamo nel siamo nel retro di Zeus e ci fa vedere l'ultima chicca, poi dopodiché vi lasciamo così sognare come ho sognato io in questo momento. Qui abbiamo 2 ruote di scorta e un gavone. Questo gavone è chiuso da un pannello solare che si apre elettronicamente in modo tale da poterlo anche fermare con l'inclinazione giusta del sole. Qui all'interno abbiamo creato un box perché la nostra idea è quella di... C'è un cancello questo. Sì, è un cancello. L'idea è Wow. quella di prenderci un quad e quindi tutto è nato con... adesso non è Mamma proprio mia. finito, no, però per farci stare un quad.
gestiremo la cosa come Pensavo che era la dépendance. esce. Cioè, metto un divanetto, vengo con voi. Per gli ospiti, fresco, per sì, gli sì, ospiti. esatto. Hai fatto anche la cucina esterna tu di Ho questo fatto campo. la cucina esterna che poi vi faccio vedere. Altra cosa, per gestire meglio il discorso gomme, perché chiaramente hanno un peso non indifferente, sono 110 kg l'una, ho un sistema di... Progettato da lui, mica micio baubà. Così vuoi anche pulirli, Quindi arriva a terra e la ruota chiaramente è molto più comoda per toglierla e caricare. Questa Sono è giusto veramente un crick, cioè, geniale. con un palanchino alzato. Quindi questo qua, ragazzi, è un mezzo veramente incredibile. Ci sono tante altre soluzioni geniali in questo camion che però vedrete sul canale dei Dallas. Potete seguirli su Instagram, su YouTube. Mettiamo qui sotto in questo momento I video usciranno praticamente dopo che esce questo video. Quindi perché loro adesso vanno a testare un attimino le cose. Dove va il vostro viaggio? Come primo step la nostra prova la faremo sui Balcani, faremo Croazia, Bosnia e forse arriviamo fino in Grecia, non lo so, l'Albania sicuro, e comunque volevo fare i parchi, un po' di mare, un po' di montagna, giusto per testare il tutto. Bene, allora ci vediamo sui vostri schermi. Grazie. Giorno 9 in officina. Sembrerebbe che ieri sera la pompa finalmente è stata regolata, quindi adesso dovremmo andarla a provare per vedere se ha la potenza corretta o se è ancora leggermente da registrare. Il problema della pompa è che aveva un anticipo all'interno che veniva utilizzato anticamente, diciamo così, e questo sistema qua era regolato male, senza entrare troppo nei dettagli. Regolato bene, a questo punto la pompa ha iniziato a funzionare correttamente. Adesso la pompa del gasolio va bene, brutto va, però il tappo, quella copertura del motore interna che noi abbiamo è una guarnizione che si è staccata, quindi a me tocca togliere tutti i residui di vecchia colla e poi rincollare tutto. Tanto non è che devi mettere tantissimo. Ora sta spalmando, manca poco, manca un pezzettino. Mi ricorda i vecchi tempi col Sikaflex. Infatti. Ti piace, no? Attaccare colle. Poi guarda che colore è. Che colore è? Grigio. Grigio. Che gherba. Alte temperature. Ecco come prosegue il giorno 9 in officina. Non si sta più in officina, si va a fare un giro in campagna. Mauri che va a curiosare le villone. Figata guidarlo quella cosa. Vorrebbe fare anche lui. Poi siamo anche andati a fare la spesa. Tutto in bici. La carta igienica c'è la Mauri. Abbiamo preso la carta igienica per i culi grandi. Oggi è 9 o 10? Vabbè, ho perso il conto. 11. 11? Minchia. Vabbè, fare varie cose. Ragazzi, questa è la nostra marmita. Praticamente è cotta. Qua il pezzo di scarico che c'era lì. È crepata qui. Crepata qui che era già stata saldata. Lo scarico è questo qua, che è lo scarico. Questa è la marmita che ormai era scoppiata, quindi stiamo rifacendo anche la marmita. Data astrale, non lo so neanche più quel giorno è. Comunque, siccome ho rotto i raggi della bicicletta, andiamo a cambiarli. Dove? In piazza, dove di fianco c'è un bel bar per un buon cappuccino e anche delle belle brioche. Non ce li ha le brioche? Ce le aveva? Facevano solo torte. Ma andiamo, noi andiamo. Fammi vedere i raggi. Dov'è il raggio rotto? Hanno tenuto il peso finché potevano, poveretti. Poverino. Sono degli eroi. Ha chiesto pietà. Non sono raggi, sono eroi. Per tenere il mio peso. Andiamo, dai.
Niente, sono tutti chiusi. Oggi Mauri si tiene la bicicletta No, senza oggi raggi. pomeriggio, 15:30 sono qua. Bene, adesso è aperto, vediamo se riusciamo a risolvere. Inizia a piovere, perché mi hai chiamata? Hai bisogno? No, sto pulendo il collettore nell'area, c'erano 2 farfalle qui dentro. Sono farfalle non fisiche. Ah, infatti pensavo 2 animali. No? Farfalle, no. E una delle 2 è rotta, allora niente, la sto smontando e la ripariamo. Vediamo. Penso che non so cosa fare, adesso la sto pulendo. Che cos'è sta roba, benzina? Sì, quella lì sì. Per pulire? Esatto. E qua dentro sono 2 farfalle che regolano il flusso dell'aria. Veramente l'ho un po' incrociate, va a sapere. Sono qua, non gli dai una mano? Visto che è domenica. Piove. We held on tight, but it felt so long. Meno così, rimane così poco. 3000 giri, a occhio. And you're in the sun, and I'm lost in the shade. 1000 prove. Who's supposed to lead? Capita anche che siamo dentro all'officina. Dentro proprio, con i motori che rombano di altre macchine. Questi bei fulmini di scarico che così insaporiscono la pietanza. Stavamo cucinando e quindi continuiamo a cucinare. Ma sì, ma che problema c'è? Benissimo. Ah, tra l'altro ieri sera abbiamo anche cenato qui dentro all'officina. È proprio come un tavolo di fortuna. È stata una bella esperienza, abbiamo fatto... Ma è stata divertente. Sì, dai, è carino. Patate. Ciao, fammi uscire così vi faccio vedere l'ambiente. Prego. Who's supposed to lead the way? The home that you built, the sweetness in my veins. We could. Non si può neanche chiudere il garage quando siamo dentro noi, siamo troppo lunghi. Questo è il nostro parcheggio per la notte, quando non si lavora. E queste sono le nostre biciclette, parcheggiate qua, causa pioggia. What we had should still be there. The fire. Ciao ragazzuoli, non so neanche più che giorno è, però oggi è domenica, quindi è la terza domenica. Sì, Marina mi conferma. Marina che è lì, che prende il sole. Vabbè ragazzuoli, allora siamo qua, sta per terminare forse, non lo so, nei prossimi giorni il collettore dello scarico, che ha avuto delle serie difficoltà perché non riusciva a capire dove farlo passare. Perché già che lo facciamo bene, mi ha detto, perché quello che avevo sotto era modificato da un'auto probabilmente ed era molto piccolo, quindi strozzato. Quindi mi ha detto guarda, per questo motore qua ci va una dimensione differente, adesso non vi sto a dire in millimetri perché non me lo ricordo, e quindi niente, lo sta facendo in maniera corretta e ha dovuto fare anche i collettori. Tecnicamente sta andando avanti, il discorso è che si va avanti a rilento perché solo il sabato e la domenica riesce a dedicarsi bene, perché durante la settimana c'è il lavoro normale più 27.000 persone che vengono qua che ahimè lo distraggono e questo crea rallentamento. E sì, faccio vedere Marina dove sta. Sei comoda? Abbastanza, sì, grazie. Sì? Sto provando le nostre nuove sedie sdraio. Nuove, le abbiamo prese un anno fa, le abbiamo usate pochissimo. Beh, aspetta, ti faccio una bella inquadratura con dietro i rottami. Ragazzi, siamo messi così. Però di la verità che ti stai divertendo, dai. Sì, dai, abbastanza. Sì? Ok, bene. Ho imparato in qualche serie TV a contare come i carcerati, perché è un po' così che mi sento, visto che oggi inizia la 4ª settimana in officina. Sì, abbiamo iniziato la 4ª settimana. Sono 3 settimane che siamo qua in officina. Non ci sono dei grossi problemi, nel senso che quello che dovevamo fare lo stiamo facendo. Il problema sono i pezzi di ricambio. Ipotesi, oggi stiamo aspettando... non so se arriveranno, però stiamo aspettando i supporti del motore che arrivano dalla Germania. Ho appena finito di litigare col call center e sono le 9 del mattino perché loro dicono che li hanno spediti, solo che il tracciamento, non so per quale motivo, di solito è il contrario, però vabbè, dalla Germania non si vede finché non arriva in Italia. Io ho un numero di tracciamento italiano delle poste italiane che se ne inserisco dentro mi dice no way, non c'è, non esiste, e loro sostengono che hanno spedito. Mi hanno detto quando entrerà nel territorio italiano inizierai a vedere il movimento sul territorio italiano.
italiano. Ho controllato, in effetti le Poste Italiane ha questo nuovissimo, bellissimo servizio di non lo so che cacchio serva. Comunque, vabbè, in teoria in 3-4 giorni dovrebbero arrivare i supporti e dopo ben 13 giorni che li stiamo aspettando. Perché sono importanti i supporti motore? Beh, innanzitutto perché tiene sul motore, ma perché ne ho uno mancante, che l'avevo perso chissà quando, e ne ho un altro invece che è scoppiato, quindi il motore è leggermente storto. Lavorando storto aveva un rumore strano che io pensavo fosse l'albero motore, ma invece faceva lavorare male il cambio sostanzialmente. Vabbè, insomma, per evitare di rovinarlo li dobbiamo mettere. Poi nel frattempo abbiamo fatto il tubo di scarico, quindi ha rifatto tutto il collettore a mano, saldato, proprio perché ha delle curve particolari. Andava fatto così, però vabbè, il suo lavoro lo fa, ovviamente me lo fa la sera per non essere disturbato, perché vuol dire misurare, togliere, saldare, misurare, puntare, insomma è un lavoro complicato e quasi come c'è un via vai di clienti impressionante, preferisce farmelo la sera o il weekend dove si concentra direttamente sulle cose da fare. E quindi quello è stato fatto. Manca il terminale mi ha detto guarda in 1 o 2 giorni dovrebbe arrivare, perché vuole mettere, come avevo già detto, una sezione corretta che non aveva in casa e quindi l'ha ordinato. Però quello mi ha detto per fine settimana sicuramente è finito. Poi l'aspirazione è lo stesso, cambio il filtro ad olio che avevo perché il filtro era veramente vecchio, mi stava iniziando a ciucciare olio, che non è che gli faccia bene, non gli fa neanche male, però mi ha detto meglio mettere uno di quelli a carta, puliscono un po' di più di questo qua antico, e in effetti sotto c'era tutta la sabbia, però insomma la ferma finché lo mantieni bene. Mi ha detto compra quella a carta che si buttano e fai prima. Poi l'impianto elettrico, magicamente non saltano più i fusibili, quindi non riusciamo a capire dov'è. C'è un filo spelato del motorino d'avviamento, ma mi ha detto questo non dovrebbe incidere. Poi ovviamente quello che ha fatto un pochino tribulare è stata la pompa del gasolio nuova, perché quella in linea sua originale della Mercedes con serbatoio suo non l'ho più voluta, proprio perché a parte è vecchia, difficile da regolare, ma va bene, i pompisti ci sono che le mettono a posto, però ve ne volevo una se era possibile integrato con l'olio del motore, e ne ha trovata una, l'ha montata, ha fatto l'anticipo, insomma è tutto a posto, è ancora da regolare, però quando poi mettiamo una bravita e tutto la regoliamo viaggiando. Poi non lo so, altre piccole cose, tipo adesso il pignone del motorino d'avviamento che sarebbe da fare, mi ha detto adesso vediamo un attimino, te lo smonto e vediamo di rifare anche quello. Però prima di smontarlo, siccome devo tirare giù il supporti motore, aspettiamo il supporti motore. Insomma, siamo qua che un concatenamento di sfighe. Sì. E quindi niente, adesso io magari faccio qualche lavoretto anch'io, ma non voglio neanche intralciare lui, perché se inizio a lavorare io che smonto magari alcune cose, non lo so, insomma ragazzi, una lunga storia, però ahimè è così. Il camper è vecchiotto, però bisogna fare così, bisogna aspettare. Vi è piaciuto l'aggiornamento dei lavori in corso? Io credo che li abbia detti tutti, ma non sono neanche sicura, perché sono stati veramente tantissimi. Anzi, sono ancora veramente tantissimi in corso. E oggi per adesso il meccanico è chiuso perché va anche a fare delle revisioni, quindi non c'è e quindi non possiamo fare niente. E c'è il sole però, cosa strana. Quasi quasi andrei a fare un giro in bici. Che dici Mauri? Facciamo un giro in bici? Silenzio assenso o voleva dire no? Dai Mari, pigliamo le biciclette e andiamo fuori dalle palle. Ma è quello che ti ho detto io 5 minuti fa, ma non mi hai risposto. Andiamo, dai, prendiamo un caffè da qualche parte, che insomma non ce la faccio più. Pronti per andare in bici, ma Ispra ve l'abbiamo già fatta vedere, giusto? Allora, volevo vedere come si fa a guardare il telefono per creare. Mancava il terzo, penso. Per creare una storia. Quindi stiamo organizzando un raduno, un incontro, un caffè, via, per domenica questa. E quindi vi stavo facendo vedere dietro le quinte di come si fa. Ecco, le stories le abbiamo create, questa è quella del raduno, del caffè, e poi c'è l'altra dove vi chiediamo nel sondaggio chi viene e chi non viene. E devo dire che c'è già il 56% che ha detto non riesce a venire e il 44% che invece viene. Stavo leggendo che qualcuno ci ha anche già scritto che non ha il camper, ma mica è obbligatorio venire con il camper, c'è qua un incontro tra di noi, non ce l'abbiamo neanche noi il camper, perché il camper è in officina. Appunto. Noi veniamo a piedi. Qua si piglia un caffè, non si fa nient'altro che quello. Vedremo, più tardi vediamo come sono i risultati, l'exit polls diciamo, no? I risultati dei sondaggi. Vediamo. Dopo una bella biciclettata nel parco, ti ho portato qui. Siamo venuti a visitare Punta della Fornace, dove ci sono le fornaci
E Mauri è arrabbiato con me perché l'ho fatto pedalare in salita. Allora ragazzi, visto che Marina insisteva tanto ad andare a fare un giro in bicicletta, siamo andati a fare un giro in bicicletta. Siamo andati verso il lago. Cosa strana, abbiamo incontrato, adesso poi le vedrete bene, queste torri. Che alla fine queste torri sono delle fornaci, ce ne sono 3 in questa strada, probabilmente ce ne saranno altre, che servivano per, come posso dire, fare il cemento. Ci sono dei magazzini per mantenere quello che era il combustibile e la fornace, insomma, spiega un attimino come erano fatte. Risalgono al 1930, o meglio, sono state in funzione fino al 1930, quindi un centinaio di anni fa. Quando l'hanno iniziato a costruire, non lo so. Allora, che cosa ho capito di questa fornace? Innanzitutto si chiama fornace a fuoco continuo, ok? Quindi vuol dire che era sempre accesa. Serviva per fare la calce nera. E perché è stata costruita qua al bordo del lago? Probabilmente anche per trasportare la calce, probabilmente sull'acqua, ma perché qui dietro, esattamente qua, dietro questa boscaglia, c'era la cava che veniva presa, la roccia, frantumata, portata nella passerella, messa all'interno della torre, comunque del fuoco continuo, e prodotta la calce. Di fianco a me perché sennò io sembro enorme. Sì, Stai qua. Ma la stronza, vieni qui. Facciamo descrivere un pochino quali sono le vaffanculo anche ste cazzo di moto. E la Malpensa qua? Ok. Ma qual è il dio più grande? Ed era Zeus, e abbiamo detto lo chiamiamo Zeus, e da lì è nato il tutto. Io sto zitto perché potevo fare delle battute enormi. E qua ne sono trattenuto. Qua ci vogliono 5 bip. Veramente incredibile. Quindi adesso io vorrei sapere come prima...